Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Oggi, assieme a Franco, prepariamo il salame con il filetto al centro. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, una preparazione sempre un po' particolare perché non è che si veda tanto in giro, è una cosa anche abbastanza difficile da fare. Esatto, è impegnativa. Impegnativa. Nella grande industria porta via troppo tempo e quindi... È una cosa più casereccia. Esatto, diciamo che è solo un salumificio artigianale da 2 o 3 elementi, magari la si può trovare tranquillamente, anche di ottima qualità. Chi lavora artigianalmente lavora queste cosine qua. bene. Allora, prima di cominciare vi ricordo Franco Moretti, curatore di 2 pagine Facebook che trattano di salumi fatti in casa. Sotto al video vi lascerò i link naturalmente per andare a dare un'occhiata e magari se vi volete iscrivere, insomma andate a darci un'occhiata perché c'è della bella roba. Sì. E passiamo alla ricetta, alle dosi, le dosi di carne. Allora, io li ho pesati, posso dirli? Sì, vai pure tranquillo. Dopo Sei tu il padrone di casa. Va bene. Allora abbiamo il filetto di maiale. Naturalmente il filetto di maiale è stato messo in marinatura. Esatto. Vai. È stato messo, allora si lascia circa 2 ore, 2 ore e mezza in marinatura con sale, pepe e ci si può mettere anche un po' di aglio chi vuole, dopo ognuno ci può aggiungere il proprio in frigo naturalmente, in frigo ovviamente è fresco perché adesso non è che ci siano delle temperature molto idonee, quindi basta 2 ore prima di fare questa concia e poi si può già utilizzare. Poi abbiamo 1,3 kg di prosciutto di maiale, per l'esattezza questa è la fesa di maiale, sempre kosher. Abbiamo 400 g di pancetta e mezzo chilo di coppa di maiale. La pancetta viene circa un 20% della carne che viene messa dentro, un 20% di grasso. Diciamo una cosa, che il salame per avere una giusta bilanciatura grasso-magro ci andrebbe dentro della pancetta o della gola o del grasso di schiena in proporzione sul 18-20% tra magro e grasso. Ecco, la pancetta ci va circa il 18-20% in base al magro che sia. Così avete una bilanciatura giusta, diciamo, quando tagliate la fetta del salame la vedete la giusta come grano. Va bene, io comincio a fare a pezzettini la carne perché poi andremo a macinarla. Esatto. E stavo dicendo che lo maciniamo con la piastra dell'otto, vero? Sì. Una volta sola, tutto insieme, a parte il filetto. Esatto, diciamo che è il normale impasto del salame che si fa quando si fanno gli impasti normali, no? Cioè quando si fanno sui salumi, è lo stesso sistema. Vado col macinato. Sì. Allora, abbiamo preparato il macinato, adesso andiamo a metterci il sale e la noce moscata, sale, pepe e noce moscata. Come sapete lui è un amante di poche spezie ma buone. Esatto. Sale, pepe e noce moscata. Quindi abbiamo detto che ci va un 20 grammi per chilo di carne di sale medio marino di cervi e noi usiamo quello, ma se non lo trovate usate quello che trovate, insomma, non è che quello lì è il migliore. Esatto. E 2,3 grammi di pepe per chilo di carne, quindi sono 2,7 kg. Quindi erano 54 grammi di sale, abbiamo fatto circa 6 grammi di pepe. 6 grammi di pepe. Sì. Mettiamo dentro leggermente una spolveratina di noce moscata, giusto per dargli l'idea. Sì, anche se sono contrario. Ok, va bene, però mi rimetto alla pietà della corte, non è che... Poco perché c'è poca roba. Bene, andiamo a fare la nostra normale mescolatura. Come avete visto nel video precedente, se avete visto il video del salame fatto con la lingua, andremo a utilizzare il budello cieco. Esatto. Ok, un budello di manzo, un budello bello grosso che ha un calibro di 12 cm. Esatto. E come dicevamo nell'altro video sono circa lunghi 1,20 m, arrivano anche 1,20 m di lunghezza questi budelli. Naturalmente lui lo è andato a prendere, si acquistano sotto sale, i budelli vengono messi in ammollo, lavati con acqua corrente e poi dopo acqua aceto e poi vanno lasciati una notte in ammollo nel vino. Lui li prepara così.
budelli. E adesso sono nell'acqua tranquillamente, basta dargli una scaldatina con un pochettino di acqua tiepidina per fargli un po' di... per farli un po' rinvenire, per renderli un po' più elastici, diciamo. Esatto, bravo, esatto. Ecco. Allora, quindi abbiamo aggiunto sale, pepe e noce moscata, esatto. Mezzo bicchierino di vino che abbiamo usato, il lambrusco, lo stesso lambrusco che abbiamo usato nel video precedente, esatto. Anche perché oggi è lo stesso giorno. Va a mescolare fino a far venire il filo alla carne e poi siamo pronti per andare a budellare. Esatto. Infatti adesso intanto che lui mena, io tiro fuori la seccatrice. Allora, impasto pronto, andiamo a inserirlo nel cilindro. Intanto Franco ha preparato il budello, l'unico budello perché è talmente grosso che... Ovviamente per contenere il filetto serve, diciamo, una manica, perché nel budello normale, nel dritto di manzo non ci si sta, a meno che si prenda un 8 cm di diametro, che insomma è meglio la manica per fare questi lavori qua. Sì, anche perché sennò poi attorno non ci viene salame. Attenzione, perché questo salame qua poi non è da cuocere. No, questo qui va stagionato. Questo qua è un salame che va stagionato, Vedete com'è lunga la manica? Adesso io gli vado a fare un po' di misuro. Allora, vediamo già. Tanto perché ci deve stare un tot di carne qua. Un tot di carne qua, lo tagliamo circa così. Sì, è più comodo da infilare. Quindi come abbiamo fatto con il salame con la lingua, adesso andremo a inserire un po' di carne, esatto, in fondo al budello. E poi stesso sistema. Andiamo a fare la lingua, tagliettino, acciaino. Ok, andiamo a inserirlo. Okay. Aspetta, perché si è sfilato. Adesso vediamo. Perfetto. Fatto giù. Bene. Poi lo devi sistemare un pochettino, naturalmente, sì. Pareggiare vuole pareggiato, esatto. Ecco. E poi dopo si va a riempire. Andiamo a riempire come abbiamo fatto poi con la lingua, no? Sì. Allora, pian pianino giriamo. E pure, pianino. E pure. Buono. Andiamo un attimino a dargli la forma, ok? La corda qui. Praticamente il filetto rimane al centro, esatto. E attorno c'è il salame. Bello, io non l'avevo mai preparato, no. Anche questa qua per me è una novità, non l'avevo mai fatto. Sì, dopo. È sempre bello avere delle collaborazioni e, come dicevo, anche andare a dare un'occhiata alla pagina Facebook che si chiama sì. Adesso poi facciamo vedere, perché ho preso su i Deplian. I Deplian? Sì, ok. Allora andate a vedere le sue pagine, le pagine Facebook, che è una bella ciurma dove mandano tutte le foto dei prodotti che si preparano in casa, e naturalmente poi dopo ci sono delle regole. Naturalmente se pubblichi una foto devi metterci la ricetta e le dosi, insomma, perché sennò tanta gente si iscrive, no? Allora andiamo a legarlo, no? Solita legatura. La legatura al salame. Legatura, dopo però andiamo a mettere anche in rete, no? Questo qui. Che questo qui più sta compatta meglio è. Con chi? Compatta. Il coso per forarlo? Sì. Ero già partito. Eri già partito?
bene. Ok, allora una volta legato alla salame, lui per sicurezza lo vuole mettere anche in rete, perché rimane più in forma. Allora, io odio la rete, però in questi casi qui devo ammettere che è necessario, c'è poco da fare. Vado? Ah sì, torna presto. Sì, ci torno subito, guarda. Allora, mettiamolo lì. Andiamo a tirare via un pochino di eccesso. Di eccedenza, diciamo. Andiamo a legare. Perché poi la corda, la rete basta soltanto tirare, lei si chiude, ci fai un nodino ed è subito è molto contenitiva e tiene il salame in forma, diciamo che fa aderire bene la carne al filetto. Esatto. Il filetto qua non abbiamo detto se vuole stagliuzzato. Sì, il filetto preventivamente anche qui lo stagliuzzato, ok, per la lunga. Adesso non so se si è visto dal video, comunque gli avevo fatto dei tagli. Qualche taglio per la lunga, perché così la carne va a inserirsi dentro. Esatto, fa da elegante, diciamo, praticamente. E quando andate a tagliare la fetta non si sfalda, ok? Allora, questo salame qua adesso lo appendo qua di dietro, non per tanto, perché come sapete siamo in agosto, oggi è l'8 agosto, quindi dei salami in agosto non si fanno a meno che non siate in un macello. Per fortuna io ho uno stagionatore, uno fatto in casa e uno anche di quelli professionali, che poi anche lì vi lascerò il link sotto, che fa tutta la stufatura, la stagionatura, insomma è automatico, e fra l'altro se volete contattarli non costa tanto per quello che è e quello che fa. Se siete amanti dei salumi fatti in casa è una cosa che secondo me è fighissima, necessario. Poi fra l'altro è anche bello, un armadio da arredamento, soprammobile. Mobile. Adesso io lo appendo qua di dietro, che lo facciamo sgocciolare. Abbiamo fatto i forellini con il buco salami, adesso sgocciolerà, io lo terrò un paio d'ore perché qua c'è veramente caldo, e poi lo ficco dentro allo stagionatore. Questo qui starà 5-6 mesi. 5-6 mesi, quindi ci rivedremo forse quando cominciamo a fare i salami davvero. Novembre-dicembre, insomma, quando sei pronto faremo la prova di taglio e vedremo com'è, insomma, esatto. Ok? Io spero che il video vi piaccia, siano video istruttivi, insomma, tutorial, vi facciamo vedere come si fanno alcune cose, tante cose, perché ormai il canale è ricco di questi tutorial, di tanti tipi di salumi fatti in casa, e ecco, se dovesse scoppiare una guerra sapete un po' come farvi i salumi in casa, ma speriamo di no, dai, ecco. Diciamo che danno un'indicazione grossolanamente di come si possono fare le cose. Ovviamente io non sono un professionista, io mi occupo di tutt'altro, professionista, io sono un macellaio. E il mio lavoro è il macellaio, io sono macellaio, io sono solo salumiere, però sono solo uno sbrodolone appassionato. Però sì, non ho un salumificio dove e quindi anche io, a me piace un sacco provare le cose e comunque se vengono bene farvele vedere. Io qua vado tranquillo perché lui non si è bravo un bel po' e ne sa pacchi. Però l'importante, ricordatevi, è divertirsi. Sì. E la soddisfazione quando vengono buoni, e quando vengono bucati quando vengono bucati che c'è da buttare via della roba, allora lì sono dolori. Va bene, allora signori, io vi ringrazio, vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un like, mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale, sotto vi lascio i link con le pagine Facebook dove potete trovare Franco, ma come dicevo vi risponderà anche ai commenti sotto al video. E c'era un'altra cosa che volevo dire? No, meno. E niente, grazie per la visione e per le iscrizioni, perché siete tantissimi. Io sono poi sempre orgoglioso, sono soddisfatto del mio canale perché c'è un seguito che sono contentissimo, insomma, grazie a tutti, insomma. Un saluto da Franco e Davide, alla prossima video ricetta. Ciao.